Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le tendenze energetiche disponibili per l'economia dei prossimi 30 giorni. Due carte, ragazzi. Abbiamo il Papa e la Temperanza. Può essere un momento di riequilibrio, di ufficializzazione di certe regole, di certe realtà. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla promozione sulla lettura semestrale valida fino a San Valentino e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un eremita, 6 di pentacoli, re di bastoni, otto di bastoni, regina di spade, e 3 di coppe. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'energia generale. Io vi invito comunque a incastrare questa lettura con la lettura del primo semestre del 2026, ce n'è una specifica sul lavoro e l'economia. Le trovate comunque nella playlist dell'oroscopo annuale e stagionale. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi il flusso di denaro, le vincite, la borsa, andiamo a vedere un po' tutto. Partiamo da questo eremita. Due di pentacoli e 6 di spade. Io credo che qui qualcuno cerchi di trovare come una propria strada. Vedendo il Papa, ragazzi, e vedendo la temperanza, ho la sensazione che potreste decidere durante questo mese di affidarvi a qualche consulente piuttosto che a qualche agenzia per migliorare il vostro stato economico. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli, 7 di coppe e carro. Con questo 6 di pentacoli, ragazzi, potrebbe proprio esserci un contratto nel prossimo mese, potrebbe essere un accordo. Eh, diciamo che essendoci il Papa è facile che sia un contratto scritto, non verbale, cioè non solo verbale. Andiamo a vedere il re. Il re di bastoni è spiegato da un re di spade, imperatore e fante di spade. Sono tre carte che mi parlano di monitorare qualcosa. Può essere lo stato di avanzamento di questo accordo. Se fosse per esempio una questione dove state aspettando come la firma per procedere a fare qualche cosa, questa firma arriverà, ma bisogna come monitorare l'avanzamento dei lavori. È come se, perché sono tre carte queste che mi parlano di vigilanza, di controllo, di regole, di linearità, di fare un progetto, di mettere come dei limiti, dei confini, mi parlano di lavoro duro, mi parla di strategia. Andiamo a vedere l'otto di bastoni.
6 di pentacoli nuovamente e torre. Datemi una carta per la torre. Mago. Io credo, ragazzi, che qui con questo 8 di bastoni potrebbe esserci qualche comunicazione, potrebbe arrivare qualche notizia che secondo me può essere positiva. Allora, ci sono due 6 di pentacoli. Io credo che qua ci sia come un contratto, un qualche tipo di accordo, un qualche tipo di compravendita, di scambio commerciale che sarà molto positivo. Andiamo a vedere la regina di spade. Abbiamo un 9 di pentacoli e un 6 di coppe. Allora, per qualcuno potrebbe essere un sogno che si avvera, amici del cancro. Per qualcun altro sento che può esserci come l'inizio di una nuova indipendenza. C'è come un sogno che potrebbe avverarsi qui, con questo 6 di coppe. Andiamo a vedere il 3 di coppe, 6 di bastoni, cavaliere di spade e 8 di pentacoli. Sì, secondo me si apre un nuovo capitolo a livello finanziario, a livello economico. Potrebbero essere dei nuovi lavori, potrebbero essere delle nuove rendite, dei nuovi contratti comunque. Andiamo a vedere ancora qualche consiglio. Mondo, appeso, 9 di bastoni, sole, 7 di coppe e re di bastoni, Ci potrebbe essere qualche tema, considerato anche il carro, soprattutto se, per dire, state acquistando una casa al mare o qualcosa per lo stile, potrebbe esserci un problema di distanza sul monitoraggio di questo avanzamento lavori. Qui c'è bisogno di mettere come delle regole o come l'idea che abbiate bisogno di mettere delle scadenze, di fissare delle date. Entro tot giorno faccio questo o ci si occupa di questo, entro tot giorno facciamo quest'altra cosa, anche perché poi vi dico, qui le carte sono molto positive, è come se vi si aprissero una serie di possibilità nuove, effettivamente qui avete sia il 9 di pentacoli che il mago, c'è qualcosa di nuovo che inizia, ma è come se diventaste più navigati, più maliziosi, più svegli, mi viene da dire, più sgamati è la parola giusta, in qualche settore o in un settore particolare a livello finanziario o a livello economico. Però vi sento come entrare in vantaggio in questi 30 giorni. Tenete presente che la lettura ha una validità di circa un mese da quando la ascoltate, ok? Ok, allora parliamo di flusso di denaro, quindi diciamo quello che si può intendere come lavoro o insomma qualche cosa che sapete già entra di continuo e devo dire che sarà un buon mese per gli ingressi. Sento che riuscirete a gestirli bene e vi dico che, ma confrontatelo anche con la lettura di febbraio, eventualmente con il lavoro o quella semestrale, però sento come aria di promozione, sento come questa abbondanza che sta arrivando, ragazzi. Ehm, quindi vi dico anche che potrebbero esserci nuovi contratti con nuovi collaboratori. Mm?
da monitorare, bisogna mettere le regole, bisogna mettere i paletti, i confini, io arrivo fin qui, da qui in avanti è una tua responsabilità, bisogna scrivere, bisogna mettere giù delle cose, cercare di pensare un po' a come si può sviluppare, però vedo questa alleanza o questo flusso di denaro comunque in modo positivo. Se parlassimo di investimenti immobiliari, allora io sento che qui qualcuno firmerà un contratto, come vi dicevo prima, potrebbe essere per la casa al mare, potrebbe essere, fatemi vedere, sento che è più un acquisto che non una vendita, eh. E in questo caso sento che le cose andranno a buon fine, secondo me. Sì, si tratta perché il 7 di coppe ce l'avete due volte. È come se avessi bisogno di allargare un po' il raggio d'azione. Se state cercando, per esempio, una nuova casa e non riuscite a trovarla, il consiglio delle carte qui è di allargare il raggio, di andare un pochino più in distanza, cioè cercare un po' più distanti a livello geografico o a livello di budget. Mm? Quindi voi avete come budget, faccio un'ipotesi, 100 e vi dicono di guardare per qualche cosa di diverso, che non deve essere necessariamente 130, può anche essere 70, ok? Però è come se vi dicessero di allargare il raggio d'azione. Io comunque ho due 6 di pentacoli e la carta del Papa qui, c'è anche un imperatore, quindi è molto facile che firmiate qualche contratto, qualche accordo. In caso di compravendita immobiliare, sì che vedo che arriva quella firma che state aspettando. Per quello che riguarda, allora, diciamo le cose che avete già in attivo, potrebbero essere degli immobili che avete già comprato, potrebbero essere, non so, qualche tipo di progetto che magari è già in marcia, cioè qualche cosa che esiste già nella vostra vita, vi darà dei grattacapi in questo periodo. Io credo che sia per quello che molti cercheranno come questa associazione o questa consulenza, cioè qui c'è un papa, il papa è il maestro, colui che insegna, colui che media. Quindi sento che per riportare in equilibrio la situazione finanziaria patrimoniale c'è bisogno di passare mm, da questo papa, insomma. E poi vedo che diventerete maestri anche voi, anche qui c'è come un sogno che si realizza. Se dovessimo parlare di borsa, mm, allora ragazzi, vi arriverà una soffiata che io sento vi farà fare affari. Cioè è come se, allora, può essere una notizia, ma può essere anche una percezione che potreste avere, un'informazione che riuscite in qualche modo a carpire, che farà sì voi possiate fare delle ottime compravendite con le vostre azioni. Devo dire che vi sentirete proprio ricchi dopo, ok? Quindi ottimo periodo per i movimenti in borsa. Per i Bitcoin, secondo me anche, eh. Diciamo che molti riusciranno a vendere prima che una qualche azione, un qualche titolo, un qualche cosa su cui state investendo caschi. Cioè vi sento proprio come se non vi nego che vi viene comodo l'aiuto di un mediatore, come abbiamo detto prima, magari la soffiata arriva proprio da questa persona, però sento che farete affaroni. Mm? Anche nel caso voleste comprare, ok? Per chi investe in materie prime, devo dire che anche qui, ragazzi, saprete amministrare molto bene le vostre risorse. Ehm,
C'è una componente di monitoraggio anche lì che è necessaria per un po' tenere tutto sotto controllo, un po'... sento che è quasi una questione di principio, di orgoglio per voi, il fatto di poter avere a vostra disposizione sempre tutto quello che vi serve senza dover aspettare, quando lo ordinate, i tempi di consegna. Sento proprio come se poteste fare effettivamente magazzino in questo periodo. Per chi invece avesse dei redditi passivi, magari sono delle vendite su qualche piattaforma, potrebbero essere dei corsi online, potrebbero essere degli affitti. Ehm, Se per esempio avete delle case da affittare, sento che potreste effettivamente trovare una persona ehm, per affittare la casa. Non vi nego che potrebbe anche darvi qualche mese in anticipo, fuori dalla caparra, cioè a parte la caparra, perché credo che sia una persona che viaggia per lavoro e quindi è come se volesse semplicemente assicurarsi l'appartamento o la casa per tot tempo. Potrebbe essere come un affitto semestrale o qualcosa di questo genere. E potreste anche prenderli così, vi dico, senza contratto, ok? Se dovessimo parlare di vincite al gioco o vincite in generale, mettiamola così, no, non è un buon periodo, ragazzi, per tentare la sorte. Vedo che viene pagato di più il lavoro piuttosto che la buona fortuna. Poi, se siete abitué, e magari avete quei numeri particolari che state aspettando che escano, non ci spendete tanto in questo periodo. Mm. Cioè, ho come l'idea che sia più importante fare come delle scelte strategiche su come gestire il denaro in questo periodo piuttosto che su come vincerlo o comunque averlo facilmente. È come se venisse premiato di più lo sforzo e il lavoro duro. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Identifica il cambio. Identifica un piccolo cambio che stai posticipando e che potrebbe migliorare la tua vita. Può essere qualsiasi cosa, dall'ordinare un cassetto a osare con una nuova pettinatura. Il cambio, simbolicamente, a volte risulta atterratore, che non, come si dice? Atterrante. Risulta difficile, mettiamolo così. L'obiettivo: riconosci che ritardi perfino i cambi più piccoli e insignificanti perché intuitivamente sai che possono provocarne altri più potenti. Wow! Un piccolo cambio alla volta, quindi ragazzi. E è interessante perché questa fanciulla ha la chiave per aprire la porta per andare verso questo giardino fiorito. Ok, un altro oracolo. Il generoso della saggezza e vi dice adesso. E c'è un libro aperto. Sento un po' come l'energia della sacerdotessa, qui c'è la luna, il libro, due parole. Scusate, due lettere, non due parole. Sapete che la sacerdotessa è il numero 2, no? E abbiamo anche qui la carta dell'eremita. Io credo che sia un momento dove imparare la saggezza. Se soprattutto in questo periodo vi affidate a qualche maestro, a qualche mediatore, a qualche insegnante, a qualche consulente, a qualche perito, a qualche esperto, insomma, è come se vi dicessero che potete solo imparare da questa persona. Andiamo a vedere un koan.
L'onda e il mare sono uno. Quindi se voi siete l'onda, tenete sempre ben presente che fate parte di un mare, che tutti siamo uno e che tutti siamo influenzati, e che da tutti si può imparare, mi viene da dire. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Però tenete presente che se volete farlo come autodidatti lo potete fare attraverso la sezione degli abbonamenti. Lì tratto sia le credenze limitanti, sono divise per settore, però tratto anche tutta una parte di metafisica, di metamedicina, come risvegliare la Kundalini, come lavorare sulla guarigione, diciamo energetica, ci sono poi anche delle meditazioni, insomma, è un po' tutto quello che io ho imparato in tanti anni che ho condensato e messo lì a disposizione in quella sezione per aiutare anche voi nel vostro percorso di crescita. Detto questo, no, scusate, sono 4 playlist, hanno la copertina con il colore lilla e sono numerate, vanno viste in ordine cronologico perché appunto è stato studiato come un corso di formazione. Detto questo, io vi ringrazio di essere stato qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!